Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Le abbiamo tanto attese e finalmente sono arrivate. Stiamo parlando delle nuovissime Skoda Fabia di Scale Auto. Qui ce ne sono due perché abbiamo le due versioni, sia la Rally 2 che la R5. Adesso insieme andiamo a farci l'unboxing, le togliamo dalle loro confezioni. Qui abbiamo i due kit bianchi e soprattutto andiamo a scoprire le differenze fra i due modelli. Devo dire che sono veramente molto curioso di fare questo unboxing perché a prima vista dalla loro confezione le macchine sembrano praticamente identiche. Qui come dicevamo abbiamo i due kit bianchi, quindi non possiamo vederle già montate, possiamo soltanto vedere la scocca e attraverso la plastica trasparente queste sembrano praticamente identiche, però ad un occhio più esperto, ad un occhio allenato o comunque a chi è appassionato di rally può già notare alcune differenze. C'è ad esempio una differenza tra le due vetture sul passaruota posteriore, infatti le due macchine come possiamo vedere differiscono un po' nella forma e poi anche nella parte anteriore. Non riusciamo ancora a vederle del tutto bene, quindi direi procediamo all'apertura della scatola, partiamo magari dalla Rally 2 e poi andiamo anche ad aprire la R5. La confezione di queste macchine, che sono praticamente dei body kit, dei white body kit, è abbastanza spartana, quindi non hanno la classica teca in policarbonato, quello un po' più duro con la basetta, ma hanno questa confezione morbida. La vettura è ben riposta all'interno della confezione, protetta da questa spugna espansa che ne va così ad evitare eventualmente gli urti e scongiura anche delle rotture della vettura, soprattutto nella parte di carrozzeria che è quella comunque più esposta. Muniamoci quindi di taglierino e andiamo ad aprire la confezione. Sto facendo l'unboxing insieme a voi, non ho ancora aperto le scatole, quindi quello che tirerò fuori dalla prima confezione lo vedrò direttamente insieme a voi. Togliamo la confezione di plastica trasparente e rimaniamo così solo ed esclusivamente con la nostra vettura. Allora, cosa abbiamo in questa confezione? Beh, una serie, come dicevamo, di protezioni in spugna espansa. Abbiamo la vettura, è già diciamo abbastanza montata perché ha comunque il telaio. Ecco, poi andiamo magari a smontarla così vediamo anche di che telaio si tratta. È un telaio grigio, mi sembra molto simile a quello della Peugeot 208. Poi andiamo a fare magari anche un confronto fra le due vetture così vediamo anche le differenze. In questa confezione, oltre alla vettura che avete visto è già quasi montata, diciamo almeno nella parte telaistica, abbiamo dei sacchettini. Qui nel primo sacchetto con il numerino 2 abbiamo tutta la parte vetrata trasparente, abbiamo altri sacchetti anche qui sotto la macchina, abbiamo tantissime altre cose, abbiamo anche dei fogliettini. Allora togliamo quello che non ci serve, in questo caso la confezione. Abbiamo dei sacchetti con tanti altri componenti. Qui abbiamo ad esempio i piloti, abbiamo i cerchi della vettura, abbiamo insomma abbiamo un po' di cose, e qui abbiamo poi tutta la parte che riguarda invece il kit di carrozzeria interni. Qui abbiamo anche una bellissima fotoincisione. Ogni sacchetto è numerato, infatti qui abbiamo il numero 4, abbiamo visto prima il numero 2, qui abbiamo il numero 3 e questa è il numero 5. Manca di fatto il numero 1, ma probabilmente lo troveremo all'interno di queste altre confezioni, quindi sarà probabilmente un sottosacchetto. Allora, cosa abbiamo oltre alla nostra vettura che come vedete occupa praticamente quasi tutto il tavolo, perché effettivamente ha tanti pezzi. Abbiamo un foglio illustrativo che ci spiega un po' il montaggio. Ecco, il numero 1, anche se non era segnato, è praticamente la vettura stessa. Poi nel sacchetto numero 2, come abbiamo visto prima, ci sono i vetri. I piloti, la parte diciamo di ruote sta nel sacchetto numero 3, col sacchetto numero 4 abbiamo tutti gli interni e la parte di carrozzeria, nel 5 viti e fotoincisioni e poi nel 6 il telaio. Sul retro di questo foglio non c'è assolutamente nulla. Abbiamo anche un altro fogliettino che si apre, è un foglio che ci fa vedere in pratica tutti i componenti di questa macchina, tutti gli accessori o comunque quello che noi di questa macchina potremmo andare a cambiare. Nella parte retrostante di questo fogliettino ci sono tutti i codici
sia degli accessori sia delle parti anche di carrozzeria. Quindi abbiamo il white body kit, abbiamo anche le spazzole, abbiamo il Coptic, abbiamo gli alettoni, insomma abbiamo un po' tutti i componenti. Mi piace sempre molto avere questi fogliettini perché ci toglie dalla tribolazione di dover andare a trovare quali sono i pezzi eventualmente da sostituire nel caso di rottura. Qui abbiamo per ogni singolo pezzo il codice necessario affinché si possa andare ad acquistare quello originale, quello che era già montato sulla macchina. Questo è in pratica quello che vi trovate all'interno della confezione della Rally 2. Quindi se acquistate la Skoda Fabia Rally 2 vi trovate praticamente questi componenti. Mettiamo per un momento da parte tutti i componenti relativi alla Skoda Fabia Rally 2 e andiamo un po' a vedere la macchina nel dettaglio. Bella, mi piace veramente molto, la plastica mi sembra anche decisamente solida, mi piace il frontale, come vedete ragazzi è un frontale decisamente molto aggressivo, chiaramente in questo momento manca un po' di tutti i pezzi, dovrà essere verniciato. Questa parte è semplicemente un refuso di stampa, dovrà poi essere tolto per andare a posizionare i vetri. Al momento lo stampo mi sembra ben realizzato, ci sono decisamente tanti dettagli. Il telaio, come dicevamo, è un telaio grigio, mi ricorda molto quello della 208. Prendiamo un cacciavite a croce, la smontiamo, così poi andiamo anche a vedere un attimino nel dettaglio come è stato montato. Per farlo mi basterà semplicemente andare a svitare una vite che sta nella parte anteriore del telaio e poi una vite nella parte posteriore. Qui infatti troviamo le due colonnette che permettono il fissaggio della carrozzeria sul telaio. Smontiamo quindi le due viti e ci troviamo con in mano il telaio vero e proprio. Telaio grigio, quindi medio come flessibilità, banchino rosso, motore lo Sprinter Junior, quindi un motore decisamente potente, montato angle winder. La meccanica anche in questo caso è di tipo professionale, infatti abbiamo cerchi in alluminio al posteriore, abbiamo i soliti cerchi in plastica nella parte anteriore anche per andarne a limitare il peso, abbiamo dei distanziali che ci permettono di mantenere la carreggiata equiparata sia da una parte che dall'altra, perché questa vettura nasce 4WD, infatti abbiamo le due pulegge sia nella sala posteriore che nella sala anteriore che ci permettono di trasmettere il moto alle ruote anteriori. Il pick up è il classico pick up scale auto, non è più un pick up a forchetta ma è un pick up a vite, lama avanzata e sospensionato, quindi abbiamo una molla nella parte sottostante del pick-up che ci permette di avere una leggerissima escursione in alto e in basso del pick-up stesso. Il pignone del motore è come sempre su scale auto in plastica, così come la corona ha la parte di ingranaggi in materiale plastico, in nylon, mentre l'attacco alla sale posteriore è garantito da una parte in alluminio, quindi una sale di tipo professionale. Abbiamo il solito banchino con lo stopper, lo vediamo qua di colore violetto, che ci dà la possibilità di non far traslare lateralmente la sale posteriore. L'assale è infilato all'interno di due uniball che stanno direttamente all'interno del banchino. Direi un ottimo telaio, direi un ottimo banchino. Questo è fissato sul telaio con 4 viti, come sempre del resto per quanto riguarda i banchini di questo tipo. È presente anche il magnete come oramai di consueto su tutte le vetture da scatola, quindi va detto che nel caso di competizioni andrà poi tolto, ma avremo poi modo di montare questa macchina e di farne magari poi un unboxing un po' più dettagliato per capirne anche un po' i pesi. Adesso ci risulta difficile perché chiaramente dovremmo andare a sezionare parte della carrozzeria, montarla e capire un po' installando tutti i vari componenti il peso della carrozzeria stessa. Il telaio sicuramente già ben montato, è già un telaio pronto all'uso, quindi non dobbiamo preoccuparci più di tanto. Certo, avrà magari bisogno di allentare qualche vite, tra l'altro ci sono le classiche viti scale auto, ci danno la possibilità di avere un leggerissimo basculamento, ma non troppo, però diciamo sono già viti che ci permettono comunque di prendere la vettura, montarla, metterla in pista
e divertirci con i primi giri. Bene, abbiamo visto la Skoda Fabia Rally 2 così com'è uscita fuori dalla confezione. Direi a questo punto di tirar fuori anche la Skoda Fabia R5 e chiaramente sarà più o meno la stessa cosa, però sono curioso di andare a confrontare le due carrozzerie per vedere dell'una e dell'altra le varie diversità. E anche di questa quindi andiamo ad aprire la confezione, togliamo il solito scotch che la chiude e poi tiriamo fuori tutta la confezione stessa della macchina. Anche in questo caso abbiamo la vettura già praticamente montata e anche in questo caso adesso li tiriamo soltanto fuori ma non ve li faccio più vedere. Abbiamo praticamente gli stessi componenti. Anche di questa abbiamo il foglio illustrativo che ci va ad indicare il montaggio. Anche in questo caso ci sono tutti i vari sacchetti che vanno a dividere tutti i pezzi di questa vettura. Come vedete infatti sono già divisi e numerati, sono praticamente quasi uguali a quella di prima, però chiaramente sono riferiti al modello R5. Anche in questo caso abbiamo il foglietto illustrativo che ci va a dare tutte le indicazioni per i pezzi di ricambio. Vedete qua Skoda R5, quindi è indicato anche sul foglietto a quale modello si va a riferire la vettura. Bene, questa è la vettura come è uscita fuori dalla confezione. Anche in questo caso direi svitiamo il telaio, separiamo la carrozzeria appunto dal telaio e poi andiamo a confrontare i due telai da prima e poi le due carrozzerie. Le viti sono le stesse rispetto alla Rally 2, quindi ne abbiamo una nell'anteriore e una nel posteriore. Una volta svitate avremo così la possibilità di andare a dividere le due parti. Anche in questo caso il telaio grigio ve l'ho già descritto praticamente prima, i componenti sono gli stessi, solito pick-up, solito motore, solito banchino e solito telaio, quindi non cambia praticamente nulla una dall'altra. Adesso li andremo a confrontare. Anche in questo caso la scocca ha un'ottima qualità della plastica, decisamente buona la sua qualità torsionale. Anche in questo caso abbiamo il refuso di stampa che permette appunto lo stampaggio e l'iniezione della plastica stessa affinché venga fuori la forma di questa vettura, e poi chiaramente abbiamo anche per questa tutta la varia componentistica da andare ad assemblare. E partiamo dal vedere i due telai. Beh ragazzi, qui avete poco da dire, il telaio è praticamente lo stesso. Come vedete le due vetture sono gemelle, hanno esattamente la stessa componentistica, quindi non vi fate condizionare dalla tipologia di vettura che vi piace di più, perché il telaio è comunque per entrambe lo stesso, anche a livello di montaggio. Stesso pignone, stesso motore, stessa corona, stesse gomme, stessi cerchi, stessi assali. Stesso livello di cura e di preparazione che abbiamo per la RL2 lo ritroviamo nella R5. Le due carrozzerie invece discostano un po' l'uno dall'altra. Allora, iniziamo con il frontale delle due vetture. Come vedete, questa ha fondamentalmente una griglia un po' più aperta in questa parte, mentre la R5 ha il cofano che fa il classico musetto un po' a scendere nella parte centrale. Diversi anche i fanali, più grandi, più aperti nella Skoda Fabia R5, mentre un po' più affusolati, un po' più contenuti nella Skoda Fabia Rally 2. E così anche per quanto riguarda la parte sottostante del paraurti. Sulla Skoda Fabia R5 non abbiamo le prese d'aria laterali, abbiamo un'unica sola grande presa d'aria centrale, mentre per quanto riguarda la Rally 2 il paraurti anteriore ha queste due prese d'aria e poi una presa d'aria un po' più piccolina, se così vogliamo dire, nella parte centrale dello stesso. Nella vista dall'alto le due vetture sono praticamente identiche, però la vettura cambia ancora nella parte posteriore e andiamo nuovamente a vederle. Da questa parte notiamo che abbiamo un posteriore molto più affusolato rispetto alla R5. Qui abbiamo il tondino dove poi verrà inserito anche il logo della vettura e dei fanali un po' più grandi rispetto a quelli più affusolati della Rally 2. Le due vetture cambiano poi anche nella parte laterale, perché praticamente questo pezzettino che troviamo nell'R5, quindi questo codino che come vedete va leggermente verso in basso del parafango posteriore,
non lo ritroviamo invece nella Rally 2, che finisce praticamente dritto. Chiaro, le due vetture avranno ancora da montare il paraurti posteriore che le caratterizzerà ancora meglio l'una rispetto all'altra. Sono praticamente due vetture quasi identiche, ma differiscono nei particolari, e questo mi piace molto perché Scale Auto ha comunque fatto due vetture diverse, quindi non si tratta solo di una diversa colorazione, ma di una macchina proprio completamente diversa, di uno stampo completamente diverso, perché non abbiamo solo gli accessori che cambiano, non basta semplicemente montare il paraurti per cambiare la vettura. Qui abbiamo proprio uno stampo della carrozzeria diverso l'una dall'altra, quindi due vetture completamente nuove, due vetture completamente diverse. Beh, arrivati a questo punto mi piacerebbe comunque anche capire se queste differenze, anche se minime, seppur di poca entità, vanno in qualche modo ad incidere sul peso di questa carrozzeria. Non posso ancora darvi questo risposto perché chiaramente il refuso di stampa ha comunque il suo peso, e poi è chiaramente molto diverso una rispetto dall'altra, perché questo è un pezzo in più, un pezzo che va ad essere tagliato, quindi potrebbe comunque anche pesare qualche grammo in più su una macchina rispetto all'altra. Però sicuramente la prova del peso andrà fatta con un unboxing un po' più curato nel momento in cui la vettura sarà pronta per essere poi verniciata, e quindi capiremo anche quanto pesa una rispetto a quanto pesa l'altra. Ma come abbiamo detto all'inizio, i telai sembrano essere molto simili a quello della 208, per cui perché non prendere proprio la 208 e andiamo un attimino a metterla a confronto con quelli che sono i telai delle nuove Skoda Fabia. Ed eccoci pronti per un confronto. Questo è il telaio montato delle nuove Skoda Fabia, questo invece è il telaio della Peugeot 208. Vedete, entrambi sono grigi. Qui chiaramente non ho il banchino perché ho solamente il telaio che poi mi servirà da montare, quindi per preparare la mia 208, però sono curioso appunto di vedere quali similitudini ci possono essere l'una con l'altra. Beh, innanzitutto sono entrambi telai grigi, quindi entrambi sono telai flessibili. Avremo poi la possibilità di montare questo banchino rosso, così come fatto sulla Skoda Fabia, direttamente sul telaio della 208, quindi non abbiamo neanche il problema di andarlo a modificare più di tanto. Giriamolo nella parte sottostante e possiamo anche in questo caso vedere che le due vetture sono decisamente molto simili a livello di telaio. Infatti questi si assomigliano parecchio. Possiamo anche azzardare l'ipotesi che in un qualche modo potrebbero quasi andare allo stesso modo, però chiaramente vanno provate. Sicuramente avere una macchina che ha un telaio molto simile a quello della Peugeot 208, che abbiamo visto essere una delle vetture regine almeno per quanto riguarda il campionato italiano rally, l'RSC, ci fa ben pensare per il futuro, perché finalmente molto probabilmente avremo una vettura che può in qualche modo andare a contrastare il dominio della Peugeotina francese. Lo vedremo, lo scopriremo. Sono ancora più curioso, dopo aver visto che i due telai sono abbastanza simili, di andare a montare la Skoda Fabia, sia la Rally 2 sia la R5, e iniziare così a fare i primi test in pista. E sono anche curioso di andare a scoprire i pesi sia delle carrozzerie una volta finite, sia del telaio una volta montato nel suo insieme. Avete dunque visto, ragazzi, quante belle novità ci sono qui sul tavolo di Slot Car Tech. Beh, forse mi sono procurato il lavoro per i prossimi giorni, però sono davvero molto curioso di andare a montare il tutto e di provarle soprattutto su una pista rally. Sono curioso perché erano vetture tanto attese, adesso sono arrivate, sono finalmente qui, pronte per essere montate, e sono sicuro che saranno vetture estremamente divertenti. D'altra parte Scale Auto non si smentisce, ultimamente costruisce vetture davvero molto performanti. Ragazzi, non so se anche voi avete già comprato la Skoda Fabia sia nella versione RL2 sia nella versione R5, se invece lo avete già fatto, l'avete già provata, allora scrivete qui sotto i vostri commenti, come la trovate, cosa ne pensate e se effettivamente potrebbe essere una vettura che potrebbe andare a impensierire l'antagonista 208. Io come sempre vi chiedo un like se avete trovato interessante il video, mi raccomando iscrivetevi al canale e come al solito ci diamo appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.